Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti sul canale. Dopo 4 mesi di assenza e di progetti, stavolta mi voglio cimentare in una modifica molto utile in fuoristrada e che risolve un po' di problemi sulle Jeep CJ7 e anche su altre Jeep. La pancia piatta. La pancia piatta va ad eliminare la bombatura del supporto del riduttore. Come potete vedere, con la bombatura è un problema in caso di dossi oppure piste già battute, va a bloccarsi sui terrapieni, sulle rocce o su qualsiasi altro ostacolo si trova sul nostro percorso. Allora, molti lo sconsigliano, molti dicono di aumentare la luce a terra con pneumatici più alti, ammortizzatori più alti, molle più lunghe. Sinceramente a me non serve un Bigfoot, quindi assolutamente non voglio superare l'altezza che ho già, che è intorno ai 2 metri con il soft top. Se superiamo i 2,10 m alla fine abbiamo anche problemi a parcheggiare nei parcheggi sotterranei dei supermercati, centri commerciali o di casa. Quindi onde evitare questi problemi e dover montare pneumatici molto più pesanti, molto più grandi, io mi fermo alle 31/33 perché in base alle piste che vado a fare, a percorrere, posso sostituire i due treni di pneumatici e quindi passo da 31 a 33 in base ai percorsi da fare. Però quei 20 cm di pancia mi danno molto fastidio e sinceramente è inutile alzare l'auto a dismisura avendo anche problemi poi meccanici da risolvere, quando invece si può attuare questa Ecco modifica qui qui. illuminato il nostro Dana 300. Allora, come si può vedere, a causa dell'inclinazione del Dana 300 c'è bisogno di montare questa pancia che, oltre a proteggere il Dana 300 da urti e colpi in fuoristrada, fa anche da supporto cambio. Lì giù, non so se si vede, lì giù c'è il supporto del cambio. Ok, quindi noi andremo a ruotare questa parte qui verso l'alto. In questo caso dovremo tagliare in quella zona, tagliare la scocca in quella zona, far ruotare il Dana 300 e risaldare una toppa nella scocca per poter ripristinare tutto quanto in modo originale. La pancia piatta verrà eliminata e verrà costruito un nuovo supporto piatto che va dal longherone di sinistra al longherone di destra con un nuovo supporto del cambio più rialzato. Altra modifica da apportare a tutto il complesso meccanico sarà la sostituzione dell'albero anteriore, che in questo caso è abbastanza orizzontale, quindi non va a sacrificare le crociere e il lavoro delle crociere. Però in questo punto soprattutto, dove verrà alzato, perché eliminando questa pancia verrà tirato su il riduttore, quindi anche l'albero andrà più su, e per risolvere questo problema dovremo mettere un albero a doppia crociera che adesso vado a farvi vedere. Ecco qui, dopo 10 minuti scarsi di lavoro abbiamo tirato giù l'albero. Non servono nemmeno chiavi in pollice perché mamma Jeep ha pensato anche a questo, alla rusticità del mezzo. Basta una chiave da 8 mm, un cacciavite per bloccare l'albero, e l'abbiamo tirato giù. Una cosa che consiglio di fare subito è scocciare le crociere.
perché ho preso un albero del genere che, come ho fatto vedere prima, è di uno ZJ 2.5 turbo diesel, quello che montava il Gran Cherokee, che montava il motore turbo diesel della VM. Allora, l'utilità di quest'albero è la doppia crociera. Ovviamente in commercio ci sono già tanti alberi modificati e rinforzati per CJ7, però visto che il mio canale è nato come homemade channel, quindi tutto fatto in casa, preferisco trovare in commercio materiale stock da modificare a pochi soldi e rendere quindi unico e utile per le mie modifiche. Quindi qui vi vado a illustrare la differenza tra la crociera singola e la doppia crociera. Questa doppia crociera permette di poter far lavorare l'albero con inclinazioni maggiori. Quindi abbiamo un'inclinazione maggiore, facciamo finta che qui abbiamo il nostro asse, qui abbiamo il differenziale anteriore, con questa inclinazione, vedete, rispetto all'altro asse, riusciamo a lavorare con maggiore inclinazione, senza andare a sollecitare le crociere. Per rendere l'idea, ecco qui un bozzetto senza farvi calcoli o altro che vi spiega la differenza tra la doppia crociera e la singola. Come potete vedere, nella doppia con la doppia crociera si riescono a raggiungere gradi più elevati rispetto alla crociera singola.